Il 9 dicembre 2019 un gruppo di turisti era nel pieno di un'escursione su una delle isole più spettacolari e pericolose della Nuova Zelanda, Whakaari, anche nota come White Island. Dopo quasi un'ora di cammino tra rocce fumanti e zolfo, avevano finalmente raggiunto il bordo del cratere. Davanti a loro un lago acido ribollente e una distesa irreale di vapore. Poi, all'improvviso, una colonna di cenere nera si alzò dalla fossa, enorme, come una creatura che si risveglia. Molti restarono immobili, ipnotizzati. Qualcuno alzò la macchina fotografica, ma pochi secondi dopo Whakaari, nota anche come White Island, è il vulcano più attivo della Nuova Zelanda. Situato nella Baia de Plenty, al largo dell'isola del Nord, ciò che si vede in superficie è solo la punta di un enorme cono vulcanico sottomarino. L'isola è visivamente affascinante. Sebbene aspra e rocciosa, ospita fenomeni unici: pozze di fango bollente, laghi acidi fumanti, intensi depositi di zolfo giallo e una vegetazione algale particolare. Si trovano ancora i resti abbandonati di vecchi impianti per l'estrazione dello zolfo, chiusi negli anni '20. Whakaari è un vulcano attivo. L'attività è visibile in tutta l'isola, ma si concentra in gran parte intorno a un grande lago vulcanico. L'isola emette quasi costantemente vapore e fumo e registra anche fasi di eruzioni più intense. Nei primi anni '80, una serie di eruzioni significative alterò la conformazione dell'isola. Altre eruzioni minori si sono verificate tra il 2000 e il 2016. Dagli anni '70, nel cratere principale sono stati installati strumenti di monitoraggio remoto per rilevare movimenti del terreno, emissioni di gas e altri segnali che possano anticipare un'eruzione. L'isola, pur essendo di proprietà privata, è stata dichiarata riserva naturale negli anni '50, ottenendo così una certa protezione dall'attività mineraria e dallo sviluppo edilizio. Nel tempo, alcuni operatori turistici autorizzati hanno ottenuto il permesso di accompagnare i visitatori in tour guidati sull'isola, arrivando persino fino al bordo del cratere principale. Attirate dalle spettacolari formazioni vulcaniche, quasi 20.000 persone visitavano l'isola ogni anno. In genere venivano adottate precauzioni ragionevoli, si richiedeva l'uso di scarpe chiuse e comode, venivano forniti caschi protettivi e maschere antigas. Ai turisti veniva anche detto di aspettarsi un'escursione impegnativa in condizioni potenzialmente difficili. Il viaggio per raggiungere l'isola era di per sé un'avventura. Alcuni arrivavano in elicottero, altri in barca. Per sbarcare sull'isola si doveva salire a bordo di piccoli gommoni che venivano guidati tra rocce e scogliere per poi attraccare ad un piccolo molo di cemento. Anche se un certo livello di rischio era implicito in ogni visita, la maggior parte dei tour si concludeva senza problemi. Nel 2016 un'eruzione aveva sparso detriti e cenere su aree normalmente usate per le escursioni. Tuttavia, avvenne di notte, quando l'isola era deserta, e non causò feriti. Il 3 dicembre 2019, l'agenzia governativa che monitora l'attività sismica aumentò il livello di allerta fino al massimo possibile, senza un'eruzione in corso. Sebbene fosse impossibile stabilire con precisione il momento di un'eruzione, i dati indicavano una probabilità crescente. Nonostante ciò, il 9 dicembre 2019, diverse compagnie turistiche portarono comunque visitatori sull'isola. Alcune pubblicarono avvisi in merito al livello di allerta, ma rassicurarono i clienti. Il rischio era stato preso in considerazione e risultava basso. Quel giorno i turisti della White Island Tours arrivarono in barca. Altri gruppi, con compagnie diverse, atterrarono in elicottero. Per molti fu un'esperienza mozzafiato. Le formazioni vulcaniche erano straordinarie e l'escursione fino al cratere, seppur faticosa, era ritenuta da molti pienamente appagante. Le guide invitavano costantemente a prestare attenzione a dove si mettevano i piedi, a ciò che si toccava, e a seguire da vicino le istruzioni. Tuttavia, non esisteva alcun piano su cosa fare in caso di eruzione. Alle 14:11 il vulcano esplose. Una gigantesca colonna di vapore, gas acido, roccia e cenere si sollevò per centinaia di metri, espandendosi rapidamente. Rocce incandescenti e detriti vennero proiettati in tutta l'isola,
In pochi minuti, la nube di cenere oscurò completamente la visuale. In quel momento, sull'isola si trovavano 47 persone. Tra le barche più vicine c'era la Phoenix, della White Island Tours, che aveva appena lasciato il molo. Allontanatasi rapidamente dalla zona di pericolo, fece ritorno poco dopo, inviando dei gommoni per recuperare i sopravvissuti. Durante l'avvicinamento, i soccorritori videro un elicottero turistico sbalzato dalla sua piattaforma, completamente ricoperto di cenere, così come un'altra imbarcazione della stessa compagnia, ancora ormeggiata. Un gruppo di sopravvissuti era radunato sul molo. Alcuni sembravano illesi, altri avevano la pelle gravemente ustionata o giacevano a terra, immobili. I gommoni li riportarono sulla Phoenix, dove ricevettero i primi soccorsi. Molti avevano ustioni estese alle parti del corpo esposte, cenere negli occhi e naso e bocca ostruiti. Nel frattempo, dalla terraferma, alcuni piloti di elicottero privati, abituati a trasportare turisti, si organizzarono autonomamente per volare verso l'isola alla ricerca di sopravvissuti. 5 piloti, su 3 elicotteri, raggiunsero l'isola entro mezz'ora. I soccorsi ufficiali non li accompagnarono, poiché l'area era considerata troppo pericolosa. Quei piloti erano quindi soli. L'isola era coperta di cenere fino alle ginocchia, con altro materiale che continuava a cadere dal cielo. Durante le ricerche videro diversi corpi, ma si concentrarono solo sull'evacuazione dei sopravvissuti. La rapidità con cui agirono, insieme ai membri della Phoenix e agli stessi turisti, permise a molti feriti di essere evacuati e soccorsi ben prima dell'arrivo dei soccorsi ufficiali. Ciononostante, la gravità delle ustioni fu spesso fatale. Anche chi riuscì a raggiungere un centro ustionati necessitò di trattamenti intensivi. Per curare le ferite dei sopravvissuti furono utilizzati innesti cutanei per l'equivalente di 16 corpi interi. In totale, 22 persone morirono a causa dell'eruzione. Molti altri riportarono ferite permanenti. Tra le vittime c'era anche la guida turistica Hayden Marshall Inman, storico accompagnatore della White Island Tours. Hayden guidava un gruppo lontano dal cratere quando avvenne l'eruzione. La maggior parte dei suoi clienti, trovandosi molto vicini all'esplosione, non sopravvisse. Il corpo di Hayden fu trovato poco distante. Accanto a lui c'era un kit di pronto soccorso aperto, usato per assistere i feriti. Diversi corpi sembravano essere stati dotati di maschere antigas dopo aver perso conoscenza. Anche se né lui né il suo gruppo sopravvissero, sembrava chiaro che Hayden avesse fatto tutto il possibile per aiutarli, in circostanze disperate. Dopo il disastro, molte domande restarono senza risposta. Si poteva evitare tutto questo? Le escursioni avrebbero dovuto essere sospese dopo l'aumento del livello di allerta del 3 dicembre. Era davvero sicuro continuare a far sbarcare turisti su un'isola attiva? A seguito di un'indagine, 10 aziende e 3 individui, tra cui i proprietari dell'isola, furono accusati di numerose violazioni, in particolare in materia di salute e sicurezza. Dopo un lungo processo, diverse compagnie turistiche furono multate e obbligate a versare un risarcimento complessivo di oltre 10 milioni di dollari neozelandesi. Si stabilì che avrebbero dovuto informare attivamente personale e visitatori dell'aumento del rischio, elaborare piani d'evacuazione concreti e fornire migliori dispositivi di protezione individuale. In molti casi, una semplice protezione della pelle avrebbe potuto ridurre in modo drastico la gravità delle ustioni. Alcuni esperti suggerirono anche che, in quanto tour operator, le aziende avrebbero dovuto far costruire rifugi sull'isola per situazioni di emergenza. Ray Cass, ex presidente dell'Associazione Internazionale di Vulcanologia e Chimica, fu tra gli esperti che affermarono che l'isola non fosse mai stata sicura per il turismo. Dopo il disastro, i tour sull'isola non sono mai più ripresi. Wakaari è un paesaggio alieno, affascinante e terribile al tempo stesso, fatto di roccia vulcanica e cenere. Visitare l'isola è sempre stato pericoloso, ma delle 47 persone che rimasero intrappolate durante l'eruzione del 2019, molte non avevano la minima idea di quanto potesse essere letale la bellezza di quella terra fumante.
Voglio solo ringraziare di cuore i sostenitori di questo canale, chi mi offre un caffè tramite il link che trovate in descrizione, chi mi scrive per ringraziarmi e naturalmente tutti i miei abbonati. Apprezzo davvero tantissimo il vostro supporto continuo e vi ringrazio di cuore. Se questo racconto ti ha colpito, iscriviti al canale. Qui approfondiamo storie vere, tragedie spesso dimenticate e vicende che meritano di essere raccontate, dal mare alle montagne, dallo sport alla cronaca. Ogni settimana nuovi episodi per riflettere, ricordare e capire.